benissimo, eccoci qui nello studio, nella sala regia per la precisione. Allora, cominciamo dai pezzi storici, tra virgolette, della strumentazione che abbiamo qui. Abbiamo appunto questo registratore di musicassette, metto un po' meglio a fuoco. Questo registratore di musicassette è appunto Sony, il modello TCW300, eccolo qui, risalente al 1988. Purtroppo va riparato, nel senso che in entrambi i deck, diciamo, manca la cinghietta appunto di trazione, quindi chiaramente per adesso non funziona più. Ha funzionato fino a qualche tempo fa, purtroppo adesso mi ha lasciato a piedi. Qui sotto invece abbiamo questo amplificatore Grundig SV1000. Ha una caratteristica molto peculiare, nel senso che è un amplificatore che non ha assolutamente medie, spara un sacco di bassi e un sacco di alti, e questo amplificatore è ancora più vecchio, risale al 1982. Bellissimo amplificatore che pilota queste fantastiche casse, che sono queste Grundig M402. Vedo se mi posso avvicinare e farvi vedere, eccole qui, M402. Sono delle casse a due vie del periodo appunto dell'amplificatore 1 e 2, che utilizzo sostanzialmente per confrontare i mix, per vedere come suonano, quindi con delle casse più colorate di bassi e di alti. E questi sono i pezzi storici. Ora andiamo alla strumentazione un po' più nuova, che praticamente è questa: due Focusrite Sapphire Pro 40. Quella sopra l'ho comprata nel lontano 2009, tra virgolette lontano. Quella sotto l'anno scorso, a dicembre, perché dovevo ampliare i canali, e sono collegate tra di loro in Firewire. Infatti qui vediamo Firewire Active, in Dual Unit Mode, quindi sono interfacciate l'una con l'altra. Ebbene, queste due interfacce poi sono collegate, come potete vedere qui sotto, a questo Mac Mini, comprato inizialmente con la configurazione base. Ora l'ho potenziato, gli ho messo 16 GB di RAM, però il disco è rimasto lo stesso, però conto al più presto di poterlo potenziare. Invece ho potenziato il MacBook che sta di là, dove lo vedremo. Qui abbiamo la tastiera e il mouse, ovviamente, altrimenti non potrei lavorare. Qui abbiamo il monitor della Samsung, il T22C300, che tutto sommato si comporta abbastanza bene. Poi a livello software, ecco qui le app che utilizzo, e sono allora Logic Pro e Pro Tools First per quanto riguarda la registrazione audio, missaggio, mastering e quant'altro. Qui abbiamo il Sapphire Mix Control, che pilota appunto le due interfacce audio, le due Sapphire Pro, appunto le Sapphire Pro 40. Ritorniamo sul discorso app. Per il montaggio video, quello che uso di solito appunto è il Final Cut Pro, per quanto riguarda appunto il montaggio vero e proprio, correzione colori e quant'altro. Poi c'è il compressor per quanto riguarda invece l'esportazione, soprattutto per piattaforme appunto come YouTube, Vimeo, piattaforme dove è necessaria comunque una compressione del video per lo streaming. Poi il QuickTime Player per visualizzare comunque i video finiti insieme a VLC, eccolo qui, insieme a VLC, che mi dà comunque un'anteprima di come sarà il video realmente su YouTube.
QuickTime Player lo uso anche per registrare lo schermo, appunto quando faccio i miei tutorial sui vari programmi, insomma. E andiamo agli arnesi più importanti, agli strumenti più importanti che mi permettono poi di lavorare diciamo con certa tranquillità, e sono i monitor da studio. Sono questi Yamaha HS7 1 e 2. Questi qui sono i miei monitor principali, o come si direbbe i main speakers. Loro appunto sono famosi praticamente per essere molto lineari, collegati direttamente all'interfaccia, alla Focusrite, la prima che vedete praticamente, sono collegati lì. Li comando appunto qui con il potenziometro monitor, eccolo qua. Poi abbiamo qui queste cuffie che prima utilizzavo per il tracking, cioè quindi per registrare proprio lo strumento, per ascoltare sia lo strumento che le basi o il click. Poi ho preso quelle nuove, chi ha visto gli ultimi video si è accorto che ho cambiato cuffie sicuramente, che sono le K240, dopo le andremo a vedere. Poi qui abbiamo queste casse a 3 vie, le Sony G1, anche loro sono risalenti a un po' di tempo fa, però credo che siano un po' più nuove, non mi ricordo esattamente l'anno, però sono delle casse assolutamente buone, che per il momento non utilizzo perché non ho l'amplificatore, o meglio non ho le uscite adatte per poterle collegare, essendo tutte casse passive queste chiaramente. Le HS7 invece no, sono casse totalmente attive. Poi ho qui queste casse qui, potrebbero sembrare dei giocattoli, ma in realtà sono molto molto utili. Queste qui mi servono come per simulare, tra virgolette, le Auraton, tra virgolette sempre, perché chiaramente non sono della stessa fascia di prezzo, sono casse che mi ritrovo da parecchi anni. La stessa cosa un po' queste, solo che queste scendono leggermente più in basso, queste sono molto mediose, queste qui invece sono insomma sì, sempre mediose data la dimensione, però scendono leggermente più in basso, quindi mi rendo conto insomma se nel mix c'è una carenza di basso o meno, o della cassa soprattutto. Un'altra parte importante chiaramente è quello che sorregge tutta la strumentazione, che è questa fantastica scrivania che ho comprato l'anno scorso intorno a ottobre-novembre, della Studio RTA, è la Creation Station. Ottima scrivania con tanto spazio sotto, non so se si vedono tutte le cose, c'è il gruppo di continuità lì, molti cavi, le scatole dei microfoni, lì ce n'è uno di riserva addirittura di ATS che dopo andiamo a vedere, e insomma i miei libri di batterie e tutto quanto. Questa è sostanzialmente tutta l'attrezzatura che utilizzo nella sala regia. Ora andiamo nella sala ripresa.